Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Casanova Tarot e gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Allora, perché utilizziamo ovviamente i Casanova Tarot e gli angeli del cuore? Perché la domanda ovviamente sarà una domanda prettamente d'amore. Ovviamente questa volta è una stesa in riferimento solo ed unicamente alle donne single, comunque persone single che ad oggi, in questo momento, ovviamente non hanno un compagno ufficiale o che per esempio hanno da poco chiuso una storia, che si sono allontanate da una determinata persona o anche da più persone, hanno cercato di fare piazza pulita nella propria vita. Comunque persone che ad oggi stanno cercando l'incontro con ovviamente possibilmente una persona nuova, oppure poi lo vedremo anche magari l'arrivo di persone, anzi il ritorno di persone dal passato. Io mi auguro sempre di no, ci siano sempre persone nuove nella vostra vita, perché il passato comunque quando torna è sempre comunque per una sorta di, diciamo, debito karmico, quindi è sempre meglio in un certo senso conoscere persone nuove e darsi completamente al nuovo. Comunque, a prescindere da queste considerazioni mie del tutto personali, iniziamo dunque questa stesa, ovviamente inizialmente con i Casanova Tarot e poi alla fine della stesa ci faremo dare, diciamo, un'ultima rapida lettura, un aiuto ulteriore in più appunto dagli oracoli degli angeli del cuore. Quello che noi andremo a chiedere appunto quest'oggi alle carte, quindi in particolar modo ai Casanova Tarot, è: farò l'incontro giusto, quindi incontrerò una persona che finalmente mi sappia conquistare, che mi sappia prendere il cuore, il corpo e l'anima? Ovviamente cercheremo poi anche di capire qualcosa in più per quanto riguarda eventualmente alcune caratteristiche dei personaggi che evidentemente man mano verranno estratti, se ne verranno estratti, ma mi auguro di sì, e cercheremo anche di avere una precisazione per quanto riguarda eventualmente anche delle tempistiche. Quest'oggi utilizzerò il metodo della croce semplice ed in particolare il metodo classico, quindi che prevede ovviamente i pro della situazione, i contro, quindi gli ostacoli, quindi eventuali anche persone che in qualche modo possono bloccare questa vostra evoluzione verso nuove conoscenze, il futuro per quanto riguarda tutto ciò che di inaspettato vi si presenterà dinanzi nel vostro futuro, ciò su cui voi non avrete obiettivamente controllo. Ed infine appunto l'ultima carta che rappresenta il futuro, quindi la sentenza definitiva, se ci sarà effettivamente un incontro con la persona giusta. Ovviamente al centro c'è un'altra carta fondamentale, importantissima, che è inerente al consiglio degli arcani, cioè che cosa obiettivamente dovrebbe fare il consultante e la consultante per migliorare la sua situazione. Utilizzerò, come potete appunto ben vedere, come vi ho detto all'inizio del video, i Casanova Tarot è un mazzo veramente straordinario. Ovviamente hanno un richiamo esplicito a quelli che sono appunto i sentimenti, le passioni, le emozioni più importanti, ovviamente predominanti di un essere umano. È un mazzo molto bello perché ovviamente raffigura Casanova, ovviamente un giovane Casanova, attraverso le sue avventure più celebri nella Serenissima Repubblica appunto di Venezia tra il 1725 grosso modo e il 1798, quindi la data di nascita e la data di morte di Giacomo Casanova. Allora, io inizio immediatamente appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo e di conseguenza per chiunque si sia sintonizzato su questo video per il principio di sincronicità, cerchiamo appunto di capire, di chiedere a questo meraviglioso mazzo che cosa vi aspetta ovviamente in futuro. Di conseguenza,
se ci sarà l'incontro giusto, che tipo di incontro sarà, i pro e i contro del vostro presente, se magari c'è già qualcuno che può essere interessato a voi o qualcuno che per esempio fa parte ancora del vostro passato. Cerchiamo di capire un po' se ci sono dei nodi da sciogliere, quindi quali possono essere gli ostacoli e il consiglio ovviamente degli arcani. Allora, perfetto. Allora, cerchiamo di farci stare tutto il più possibile. Allora, iniziamo con i pro della situazione, quindi cerchiamo di capire ciò che è a favore della situazione presente, cioè ciò che in questo momento vi potrebbe essere effettivamente di vero e proprio aiuto. Allora, qui abbiamo la papessa, voi. Allora, guardate questa donna meravigliosa, una donna molto bella, una donna molto sensuale, una donna che appunto può permettersi di avere gli occhi chiusi. La caratteristica della papessa è appunto quello di non avere bisogno, diciamo, di guardare attraverso la vista, perché la papessa riesce a vedere oltre il velo dell'apparenza. Di fronte alla papessa, vedete, tutto decade. Nulla è più un segreto, perché la papessa ha una conoscenza profonda di quelli che sono ovviamente il mondo esteriore ed il mondo interiore per quanto riguarda le persone che la circondano. La papessa non ha paura di avvicinarsi agli altri, perché la papessa ha una profonda conoscenza, che è una conoscenza unica, che solo la papessa ha all'interno dei 78 arcani. E la papessa rappresenta la capacità di capire, di conoscere, di scoprire tutto. Potrebbero anche esservi raccontate milioni di bugie, di menzogne, ma voi prima o poi le scoprireste. La papessa, tra l'altro, rappresenta in tarologia la consultante, mentre l'imperatrice rappresenta l'altra donna, un'ipotetica rivale. In questo caso, come prima carta, mi siete uscite voi. Voi lo sapete che la prima carta di ogni tipologia di stesa è fondamentale perché spiega tutta la stesa e a sua volta ne è spiegata. Io dico sempre un po' come il soggetto di una frase. Ebbene, in questo caso mi siete uscite voi. Cioè la papessa in questo caso ha un ruolo fondamentale, cioè voi avete un ruolo fondamentale nel vostro futuro per quanto riguarda i vostri sentimenti. Per quanto riguarda anche le persone che eventualmente andrete a conoscere, perché in realtà dovete fidarvi del vostro intuito, come fa la papessa. Dovete chiedere a voi stesse, è la persona giusta? Posso avvicinarmi a questa persona superando la soglia del dolore, ad esempio, o del dubbio, delle perplessità? Quali confini posso attraversare? Fin dove posso spingermi con questa persona? Dovete ascoltare il vostro istinto. L'istinto della papessa difficilmente fallisce, perché la papessa, vi ripeto, conosce attraverso l'intuito, attraverso una profonda empatia, attraverso quasi una sorta di sensitività. La papessa è legata al segno del cancro, che è un segno fortemente empatico e fortemente emotivo, che riesce appunto a vedere attraverso
la propria emotività e arrivare all'emotività altrui, al cuore altrui, ai sentimenti altrui, ai pensieri altrui. La papessa è una donna che sa essere molto severa, è una donna che sa essere molto austera, ma sa essere anche molto donna. Quindi sa sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità. La papessa sa diventare una madre, ma sa anche essere un'amante eccellente. La papessa sa essere dolce, ma sa anche conquistare. La papessa è una donna matura, non è un'imperatrice che, per carità, ha il suo potere, ma la papessa non ha tanto un potere temporale, come per esempio l'imperatore rispetto al papa. È un potere spirituale, che riesce, vi ripeto, ad abbattere qualsiasi muro. La papessa non ha bisogno di scavare troppo a fondo, non ha bisogno di interrogare gli altri, non ha bisogno di fare il quarto grado a nessuno. La papessa sa in qualche modo vedere oltre qualsiasi tentativo di imbroglio. È molto importante che in questa posizione della croce semplice, del metodo classico, ci siate voi. Perché come pro della situazione, cioè quello su cui voi potete contare, siete voi stesse. E non è poco. Perché la papessa può contare veramente, unicamente, del tutto solo su se stessa. Ragazzi, la capacità di empatia, la capacità di comprendere gli altri, la capacità di andare oltre i veli, non è di tutti. Sono doti e qualità che non abbiamo tutti. C'è chi ce li ha e chi non ce li ha. Non si può apprendere l'empatia. Non si può apprendere la sensibilità. Ci si può sensibilizzare alla sensibilità. Si può in qualche modo cercare di smussare, ad esempio, i propri angoli più duri. Ma non si può diventare persone estremamente empatiche o emotive. Lo si è. È una tempra caratteriale che hanno alcuni individui. Sono delle doti, delle qualità. Voi, in questo caso, chiunque si sia sintonizzata su questo video per il principio di sincronicità junghiano, avete queste qualità. Ebbene, vi viene consigliato di sfruttarle, perché evidentemente nella vostra ricerca dell'amore, del sentimento, del compagno giusto, sarà la papessa a capire. Sì, quella è la persona giusta. Oppure le persone che devono essere in qualche modo allontanate. La papessa ha un grande potere, una grande qualità, il discernimento, sa scegliere, sa decidere quando, dove, come, con chi. Vi ripeto, la papessa ha 1000 volti, ha 1000 possibilità di fronte a sé. Può essere tutti e può essere nessuno. La papessa può tacere per lungo tempo perché la papessa rappresenta il silenzio. Quindi potreste essere single, per esempio, da molto tempo. O comunque potreste aver chiuso una storia e ridotto al silenzio una determinata persona. Ma gli arcani vi stanno dicendo hai fatto bene. Perché la papessa ha scelto secondo un metro di giudizio fondamentale, cioè l'intuito, l'istinto, che vi ha portato a capire no, quella persona non era giusta. Quella situazione non faceva per me. C'era qualcosa di una determinata persona o situazione che non vi andava bene e che in qualche modo sentivate come sbagliata. La papessa rappresenta quindi anche, vi ripeto, una conoscenza profonda di se stesse. Quindi state cercando di capire ad oggi cosa effettivamente vi fa bene e cosa invece no. La papessa ci parla di riflessione, di maturazione, di saggezza acquisita dopo anche, ovviamente, sofferenza, dolore. La papessa è una donna intelligente, è una donna imbattibile che ha scelto la sua strada e che tale vuole percorrere. La papessa, vi ripeto, rappresenta i segreti svelati, quindi potreste aver conosciuto qualcosa di una o più persone che per esempio stavate frequentando, non vi è piaciuta. Qualcosa che in realtà vi ha fatto male e che quindi vi ha portato a optare per rimango da sola, oppure cambio strada, oppure
cerco ciò che fa più per me. La papessa ci parla di un successo tardivo, nel senso che potreste esservi prese del tempo per capire, per pensare, per guardarvi attorno, ma avete fatto bene. Perché la papessa, vi ripeto, ci parla di qualcosa che potrebbe arrivare in futuro di nuovo, d'accordo, dopo diverso tempo, perché la papessa non accelera i tempi, non precorre i tempi giusti, ma qualcosa che arriverà, un successo, vi ripeto, tardivo ma comunque successo. Quindi c'è già in arrivo qualcosa per la papessa, per una donna fatta esattamente così come siete voi. La papessa è una donna troppo profonda. La papessa non cerca il mordi e fuggi, non cerca la superficialità. La papessa vuole qualcosa che la colpisca, che le prenda anima, corpo e cuore. Che poi la domanda appunto della stesa sta per arrivare. Qui c'è già una risposta fondamentale, perché voi sapete che gli arcani maggiori rispetto agli arcani minori hanno un peso ovviamente maggiore, quindi ci danno anche una rapida scorsa su quello che è il processo evolutivo che il soggetto della stesa, la consultante, ha intrapreso e che porterà ovviamente avanti nel futuro. È un cammino evolutivo il vostro, molto profondo, che vi porterà ad acquisire ancora più conoscenze, quindi potreste conoscere altri dettagli delle persone che per esempio avete avuto attorno sino ad ora, che vi ripeto potrebbero portarvi a scegliere, a capire, a discernere. Vediamo a questo punto, in questa posizione, i contro della situazione, quindi gli ostacoli, ciò che in qualche modo vi impedisce di arrivare alla felicità sentimentale, quindi persone, piuttosto che eventi, piuttosto che avvenimenti. E qui abbiamo il re di denari. Allora, in questo mazzo, come potete ben vedere, la numerazione degli arcani non termina al 10° arcano minore, bensì prosegue. Quindi avremo l'11°, 12°, 13° e 14° arcano minore rispettivamente, fante, cavaliere, regina e ovviamente in questo caso re. Allora, qui abbiamo già un personaggio piuttosto ovviamente negativo, ragazze, perché in questo caso mi viene in opposizione. Il re di denari in accezione negativa, quindi come ostacolo, potrebbe essere o un compagno ufficiale che avete avuto sino appunto a poco tempo fa o che ancora vi gira attorno, quindi un ex convivente, un ex marito, un ex fidanzato, o comunque una persona che voi avete frequentato impegnata però. Quindi solitamente il re di denaro è una persona impegnata, ecco perché vi dicevo è il vostro ex compagno o comunque una persona che avete allontanato da poco, che gli arcani mi identificano ancora come impegnato perché evidentemente lui si sente ancora molto legato a voi, oppure una persona con la quale avete avuto una storia nascosta clandestina, quindi una sorta di triangolazione. Ed è proprio questo che non va bene. Quindi era una persona, ed è una persona troppo furba, è una persona meschina, è una persona che tende alla menzogna, al nascondimento. Ecco perché la papessa. Ecco cosa probabilmente dovrete ancora scoprire. Ci sono dei segreti. Guardate, quest'uomo indossa che egli una maschera. Di conseguenza, guardate anche quest'abito così oscuro. In realtà è un individuo molto misterioso, che dà poco di sé. Generalmente i personaggi di denari rappresentano individui legati molto alla materialità. A livello sentimentale danno poco, cercano più il soddisfacimento, l'appagamento fisico. Quindi potrebbe essere appunto un uomo che ha cercato di conquistarvi, perché parliamo di denari, un grande affabulatore, una persona che ci sa fare,
e di conseguenza potrebbe aver voluto da voi soltanto appunto una storia superficiale, quelle che non vuole la papessa, proprio perché per esempio una persona già impegnata e che però, ragazze, non aveva nessuna intenzione di allontanarsi dalla compagna ufficiale. Quindi questo re ovviamente non vi ha aiutato, anzi è una persona che vi ha fatto perdere tempo, perché ha cercato solo ed unicamente il suo soddisfacimento. Quindi è una persona furba, ha una personalità machiavellica, una sorta di manipolatore affettivo, che pur di ottenere ciò che vuole, quindi l'appagamento fisico, vi ha raccontato di tutto e di più. Quindi avete conosciuto e frequentato, però avete tuttora attorno a voi una persona meschina, una persona pronta a mentire o ad omettere pur di ottenere ciò che vuole. Per aiutarvi, diciamo, nella identificazione è un re, quindi da un punto di vista anagrafico parliamo di un individuo che potrebbe avere dai 40-45 anni in su, non è un trentenne, quindi non è una persona particolarmente giovane. Per quanto riguarda i segni zodiacali, potrebbe essere o un segno di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno, o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure avere un tema natale ricco di questi segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè la Luna, Venere, Mercurio e Marte. Quindi potrebbe per esempio avere, per quanto riguarda appunto il suo tema natale, la Luna in Toro, la Luna che gestisce appunto la nostra emotività, oppure una Venere in Capricorno. La Venere ovviamente è inerente alle nostre relazioni amorose, oppure un Mercurio in Vergine, per esempio l'abilità e la capacità della Vergine di appunto cercare di crearsi un alone di grande spessore, però chiaramente a volte un po', diciamo, infiocchettando ciò che obiettivamente riporta, quindi la furbizia, l'astuzia, la capacità comunicativa della Vergine, ok? Appunto in Mercurio, che riguarda la comunicazione. Oppure potrebbe avere un Marte che riguarda appunto le nostre energie, la nostra combattività, la nostra passione, il nostro eros, per esempio appunto in Toro, quindi essere unicamente rivolto ad un aspetto prettamente materiale, quindi fisico ed erotico di un rapporto, ok? Quindi attenzione, perché qui avete una persona pronta a mentire, a continuare a mentire pur di avere i vostri favori. Nel caso in cui sia un vostro ex compagno, quindi non fosse una triangolazione, attenzione, perché è una persona che comunque le sa raccontare bene, quindi è una persona furba che potrebbe non essere stata del tutto fedele, ok? Inoltre, per quanto riguarda la professione, generalmente i personaggi di denari non indossano una divisa, come per esempio nei personaggi di spade, ma si occupano per esempio di finanze, di economie. Potrebbe essere appunto un banchiere, potrebbe essere per esempio un grande investitore, potrebbe essere un consulente finanziario, potrebbe essere per esempio un grande proprietario terriero, quindi qualcuno che ha molta disponibilità economica e che potrebbe spesso e volentieri rasentare l'avidità. Quindi potrebbe essere un individuo che per denaro sarebbe capace di tutto. Quindi per esempio appunto una persona impegnata che pur di mantenere il proprio benessere economico rimane con la compagna ufficiale però volendo voi, però facendo perdere tempo a voi. Quindi è una persona molto legata all'aspetto materiale del vivere, al benessere economico finanziario. Generalmente è una persona che dispone di molto denaro. Essendomi però venuto un re di denari in accezione negativa, potrebbe essere anche un individuo che lo sperpera, proprio perché, per esempio, ha grande disponibilità economica. Quindi potrebbe essere, per esempio, un giocatore incallito. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane si sta
particolarmente in Italia sentendo parlare del fenomeno della ludopatia, venuta alla luce proprio a seguito di problematiche importanti a carattere emotivo di alcuni giovani calciatori, italiani in particolare. Di conseguenza potrebbe essere purtroppo appunto un ludopatico, quindi in realtà potrebbe essere comunque un individuo che non è in grado di gestire adeguatamente il denaro, proprio perché magari ne ha tanto a disposizione. Quindi attenzione a questo individuo, perché potrebbe portarvi ancora notizie, perché non è una persona che si è allontanata da voi o che ha intenzione di allontanarsi da voi. Assolutamente no, perché mi viene nella posizione del presente. E voi sapete che in tarologia, ovviamente, i tempi indicati dalle varie posizioni nella stesa non sono tout court. Quindi una carta del presente può, per esempio, riguardare, essere inerente appunto ad un passato più recente, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa, oppure potrebbe riguardare un futuro più imminente, quindi per esempio tra qualche giorno, tra qualche settimana, ok? Però ragazze, attenzione a questo individuo, perché vi ripeto, potrebbe essere comunque una persona con la quale voi dobbiate avere ancora contatti, potrebbe essere il vostro commercialista, perché obiettivamente si occupa di denaro, di gestire ad esempio il denaro altrui, e quindi voi potreste avere ancora contatti con questa persona, ma fate attenzione perché è una persona che difficilmente vuole allontanarsi da voi. D'accordo? Allora, a questo punto cerchiamo di capire in questa posizione quali sono, diciamo, i regali della sorte, sperando che ovviamente sia una carta molto positiva, tutto ciò che in qualche modo il destino vi presenterà dinanzi, qualcosa su cui voi ovviamente non avrete il pieno controllo, quindi fatti inaspettati, persone, conoscenze inaspettate, quindi ciò che si pone sul cammino della consultante al di là della sua volontà. Quindi qualcosa su cui, vi ripeto, voi non potreste avere il pieno controllo. Allora, in questo caso abbiamo appunto, ecco, l'11° arcano minore, come appunto vi dicevo prima, e quindi il fante di bastoni. Qui abbiamo già 2 personaggi maschili, Bella follata, diciamo, questa stesa. Allora, l'11° arcano minore, quindi il fante di bastoni, ci parla però di una nuova conoscenza che voi farete tra l'altro a breve, perché parliamo di bastoni che rappresentano appunto tempi brevi, quindi una persona sicuramente nuova che andrete a conoscere, a differenza ad esempio di questo re di denari, che è appunto una persona che voi potreste, come vi ho detto poco fa, conoscere da molto tempo o avere al vostro fianco da molto tempo. Ecco, il fante di bastoni ci parla invece di un individuo che conoscerete a breve, entro massimo 4 settimane, 4-5 settimane, quindi un mese o su per giù, e di conseguenza è un ragazzo piuttosto giovane che vi colpirà. Vi colpirà perché? Perché innanzitutto, vi ripeto, è una persona particolarmente giovane, quindi sicuramente non siamo, per quanto riguarda l'età anagrafica, ai livelli del re di denari, bensì vi troverete di fronte a una persona che avrà grosso modo tra i 25, 30, 35 anni al massimo, quindi una persona molto giovane e una persona che vi corteggerà in maniera molto diretta e appunto molto veloce, perché parliamo di bastoni. È una persona che si incuriosirà immediatamente nei vostri confronti e soprattutto sarà fortemente attratta, parliamo di bastoni. Quindi una persona che vi troverà irresistibile. È una persona molto onesta, molto pulita e molto diretta, totalmente, diciamo, diversa, quasi opposta rispetto al re di denari. È una persona proprio gioviale, è una persona dal carattere aperto, senza pregiudizi, ed è una persona tendenzialmente libera, quindi è un single.
Parlando ovviamente di bastoni, e in particolar modo il fante di bastoni viene identificato come la carta dello straniero, quindi potrebbe essere o una persona di nazionalità non italiana, oppure una persona che per esempio lavora all'estero e che per esempio viaggia molto per lavoro, perché i bastoni rappresentano i viaggi, rappresentano gli spostamenti. Quindi potrebbe essere un individuo comunque molto intelligente, anche bilingue, che potrebbe per esempio appunto avere anche nazionalità estera, quindi non italiana. È sicuramente una persona che vi corteggerà in maniera molto diretta, vi ripeto molto sincera, che vorrà immediatamente invitarvi, perché i fanti rappresentano comunicazioni con ovviamente finalità di incontro, quindi sicuramente questa persona vorrà vedervi, vorrà parlarvi, vorrà conoscervi meglio. Ed è una persona molto concreta, sicuramente non si perde in chiacchiere. Vi ripeto, è una persona molto trasparente. Per quanto riguarda i segni zodiacali, parlando di bastoni, potrebbe appartenere o al segno dell'Ariete, Sagittario, Leone, quindi un segno di fuoco, o potrebbe averne l'ascendente, o potrebbe appunto avere un tema natale ricco dei appunto suddetti segni di fuoco nei pianeti che strutturano la personalità. Quindi potrebbe per esempio avere la Luna in Leone, oppure un Marte in Ariete, il focosissimo Marte in Ariete. Quindi in realtà ci sarà una grande componente dei segni di fuoco per quanto riguarda appunto il tema natale di questa persona. Se avrete poi modo di conoscerne ovviamente il segno zodiacale e in particolar modo la data di nascita e l'orario di nascita, ragazzi, anche semplicemente per identificare appunto l'ascendente di questa persona, noterete appunto, grazie all'ausilio delle effemeridi, una forte compresenza appunto di segni di fuoco. Quindi vi ripeto, è una persona che vi porterà notizie ed è una persona che vi cercherà e a cui piacerete immediatamente. Parlando di fante, possiamo parlare ovviamente anche di social, quindi potrebbe essere una persona che potrebbe contattarvi sui social e quindi in qualche modo iniziare immediatamente delle chat, perché vi ripeto, il fante rappresenta proprio delle comunicazioni anche in particolar modo scritte e ovviamente rappresenta anche qualcuno che viene da lontano. Ovviamente i social sono strutturati apposta, appositamente, affinché possano mettere in comunicazione anche persone che abitano lontane. Quindi, a mio avviso, obiettivamente, questa potrebbe essere una persona che potreste conoscere sui social, o comunque, vi ripeto, una persona che viaggia molto per lavoro, perché parliamo appunto di bastoni. Quindi, vi ripeto, una persona che ovviamente sarà molto attratta da voi. Ed è una persona che per esempio a differenza del re di denari non dà importanza in particolar modo al denaro, bensì alla creatività. È una persona che ama essere soddisfatta da un punto di vista professionale, da un punto di vista strettamente creativo. Questa è una persona che ama appassionarsi al proprio lavoro, alla propria professione, non per mero guadagno. Ed è una persona che sa anche gestire abbastanza bene il suo denaro. Quindi in realtà è una persona, vi ripeto, molto giovane, potrebbe essere molto giovane da un punto di vista anagrafico, ma una persona molto valida, che in qualche modo comunque vi imporrà ovviamente la sua attenzione e di conseguenza anche la vostra. Vediamo a questo punto l'ultima posizione. Il consiglio lo lasciamo ovviamente a fine stesa. Questa posizione rappresenta appunto la sentenza finale, ciò che quindi potrebbe accadervi e quindi eventualmente le persone o la persona che potreste conoscere e incontrare, quindi come potrebbe proseguire la vostra situazione sentimentale che abbiamo detto ovviamente ad oggi è una condizione da persona single. Vediamo se ci saranno delle belle novità. Allora, in questo caso abbiamo, ragazzi, mamma mia, allora qui abbiamo il re di coppe, il 14°, vedete, arcano minore, e in questo caso è un re di coppe. Allora, questa è una terza persona, questa è una stesa straordinariamente affollata. Allora, questo è un terzo uomo che in qualche modo entrerà a far parte della vostra vita
È una persona più grande di età però, ragazzi, obiettivamente molto più simile al re di denari, quindi 40-45 anni in su. È un individuo che potrebbe, attenzione, essere stato sposato o potrebbe essere già padre. Perché quando parliamo di coppe, parliamo di una persona che è già stata sposata, quindi conosce bene l'amore e ovviamente i risvolti anche più dolorosi del sentimento d'amore, e potrebbe essere già padre, quindi avere dei figli. Ad oggi potrebbe però essere una persona libera, in cerca proprio di quell'amore in cui lui ha piena fiducia, perché in questo caso parliamo di coppe. Quindi è una persona che è capace di amare, che a differenza del re di denari non ha paura dei sentimenti, anzi, sono molto probabilmente l'elemento fondamentale della sua vita, il cardine, tutto ciò su cui si poggia la sua vita. È una persona fortemente empatica, tra le tre obiettivamente quella che si avvicina molto di più alla papessa. Quindi è un uomo che a mio avviso vi farà innamorare, perché qui parliamo di coppe, quindi è una persona che vi corteggerà, è una persona all'antica, diciamo, è una persona molto dolce, molto tenera, che vi desidererà sicuramente tanto, ma che metterà in primo piano i sentimenti. Tra l'altro i personaggi di coppe, ovviamente, sono raffigurati dai segni d'acqua. Quindi Cancro, cosa vi dicevo appunto prima con la papessa, Scorpione e Pesci. Quindi potrebbe essere un individuo appartenente a questi tre segni, quindi un Cancro, uno Scorpione o un Pesci, o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, o avere appunto i pianeti principali, quindi Luna, Venere, Mercurio e Marte, fondamentali per la nostra personalità, per strutturare la nostra personalità, in questi segni zodiacali. Quindi potrebbe avere un tema natale ricco di segni d'acqua. Quindi potrebbe essere una persona fortemente romantica, con la Luna per esempio in Cancro, o un Mercurio in Pesci, o un Marte nel sensualissimo Scorpione. È una persona che vi ammalierà, cioè voi rimarrete assolutamente stregate da quest'uomo, che vi ripeto sarà assolutamente il compagno ideale rispetto anche ai due precedenti per quanto riguarda proprio la papessa, perché la papessa è questo quello che in realtà cerca, quindi un uomo potenzialmente buono, un uomo empatico, un uomo che in qualche modo sa prendersi cura degli altri. A livello professionale generalmente il re di coppe, o comunque tutti i personaggi di coppe, svolgono appunto lavori che mettono al servizio la loro professionalità, le loro conoscenze, appunto a servizio degli altri. Potrebbe essere un medico, potrebbe essere appunto uno psicologo, uno psicopedagogista come nel mio caso, un tarologo come nel mio caso, potrebbe essere un cartomante, potrebbe essere un counselor, potrebbe essere un assistente sociale. Quindi qualcuno che si occupa di aiutare gli altri, oppure dell'infanzia, potrebbe essere un insegnante, potrebbe essere un maestro, un educatore, vi ripeto, un pedagogista come nel mio caso. Quindi in realtà è un individuo particolarmente buono, è un uomo molto sensibile che vi sa capire e che quindi riuscirà a leggervi quasi nel pensiero. Cioè la papessa non avrà più bisogno tanto di esercitare il suo potere di comprensione oltre i veli, perché comunque quest'uomo sarà assolutamente pulito e onesto. Ma vi ripeto, è una persona che potrebbe provenire da sofferenze sentimentali non indifferenti. Di conseguenza è una persona che conosce l'amore in tutte le sue sfaccettature, ma come tale le apprezza, cioè non è una persona che ha paura dell'amore perché ad esempio ha sofferto tanto, assolutamente no. È una persona che accetta l'amore anche ovviamente nei suoi lati peggiori. D'accordo? Ovviamente per quanto riguarda le tempistiche,
qui parliamo di tempistiche molto veloci, perché le coppe, esattamente come i bastoni, rappresentano giorni, al massimo qualche settimana. Quindi massimo un mesetto, qui c'è già l'arrivo di una persona che vi farà assolutamente perdere la testa. Quindi a mio avviso è questa la persona giusta per voi. Ragazzi, è una stesa bellissima, super affollata. Adesso, appunto, cerchiamo di capire un po' qual è l'ultimo arcano, a mio avviso il fondamentale, che è quello che rappresenta appunto ovviamente il consiglio degli arcani, quindi che cosa vi viene consigliato dagli arcani come modalità migliore per potervi rapportare appunto all'amore e al sentimento e per poter vivere al meglio evidentemente anche queste nuove conoscenze. Allora, qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, il 6 di coppe ci parla del passato, il passato che potrebbe ovviamente ritornare. Il 6 di coppe ci parla di un passato che però va in qualche modo rivisto. Quello che vi dicevo appunto poco fa con il re di denari, quindi che c'è ancora questa figura particolarmente dura nella vostra vita, obiettivamente è a questo punto direi quanto mai inerente al consiglio degli arcani, proprio perché evidentemente c'è ancora qualcosa del vostro passato che dovete risolvere, gestire, discernere, grande capacità, come vi dicevo prima appunto della papessa, in modo da gestire il vostro futuro liberandovi da tutti quelli che sono dei pesi enormi che evidentemente voi vi portate ancora dietro in riferimento al passato. Vedete, qui c'è questa donna e anche quest'uomo che stanno ripensando al loro stare insieme. Di conseguenza, in questo caso, obiettivamente, qui abbiamo una situazione importante, parliamo di coppe, da un punto di vista sentimentale. Quindi dovreste cercare il più possibile di capire e di continuare quel percorso evolutivo di cui vi parlavo prima, che sta appunto portando avanti egregiamente la papessa, quindi capire effettivamente qual è la persona giusta per voi e quali sono le condizioni migliori per poter essere realmente felici. Perché vi ripeto, il 6 di coppe ci parla del passato che ritorna per in qualche modo essere rivisto, perché altrimenti qui ci troviamo comunque di fronte a delle zavorre sentimentali che vi impedirebbero in qualche modo di vivere felicemente determinati rapporti. In particolar modo dovreste cercare proprio di evidentemente sistemare la situazione con questo re di denari, perché vi ripeto, il passato che ritorna e che potrebbe andare a condizionare il vostro presente e quindi anche il vostro futuro, in questo caso potrebbe diventare un vero e proprio intralcio. Quindi ci sono delle scelte da compiere. Tra l'altro, voi sapete che ogni arcano minore ha il proprio corrispettivo nel relativo arcano maggiore, da un punto di vista ovviamente numerologico. Il 6 di coppe ha il proprio corrispettivo ovviamente nel sesto arcano maggiore, quindi nella carta degli amanti, che rappresenta la scelta. Quindi qui ci sono delle scelte da compiere, qui avete addirittura 3 persone, quindi tra questo re di coppe, re di denari e fante di bastoni. Quindi cercate obiettivamente di capire bene che cosa potrebbe fare al caso vostro e cosa no. Perché il 6 di coppe ci può parlare anche di riconciliazione con qualcuno che torna dal passato. Di conseguenza potrebbe essere appunto il tentativo di questo re di denari di tornare nella vostra vita. Cercate di capire bene che cosa fa per voi e cosa no. Perché obiettivamente qui, altrimenti la situazione, già direi piuttosto affollata, potrebbe diventare sentimentalmente un po' caotica. Quindi vi ripeto, sicuramente nel prossimo futuro, nelle prossime settimane non vi annoierete, questo è poco ma sicuro. Qui ci sono tante persone che si riaffacceranno a voi, potrebbero riaffacciarsi 6 di coppe, quindi anche più di una persona del passato, ma dovete continuare il lavoro della papessa, dovete scremare
attenzione alle triangolazioni, che potrebbe appunto riportarvi questo re di denari. Potrebbero però essere delle triangolazioni fallimentari. Quindi cercate di non ripensare, guardate, con tristezza, con nostalgia al passato. Il passato è tale perché appunto è passato, perché è finito. Su ciò che è stato non si può più agire. Si può agire però per cambiare il proprio futuro. La tarologia serve anche a questo, per aiutare a riflettere sui propri bisogni. Quindi in questo caso è fondamentale per voi riuscire a capire obiettivamente quali possano essere le caratteristiche più giuste per voi che debba avere il vostro futuro compagno, in modo da non ricommettere gli errori del passato, in modo da non legarsi a persone sbagliate, che possano semplicemente farvi soffrire. Quindi qui c'è un passato che torna. Solitamente, ragazzi, quando in una stesa esce il 6 di coppe, perché riceverete a breve notizie, comunque un incontro o comunque appunto un approccio, anche semplicemente un like sui social da parte di una persona del passato. Attenzione a queste persone che vi ritornano. Cercate di discernere effettivamente tra la persona giusta e le persone che vogliono solo, diciamo, usufruire di momenti, per carità, magari piacevoli, ma superficiali, che a voi non portano a nulla. Allora, a questo punto chiediamo appunto agli oracoli, gli angeli del cuore, qualcosa in più, visto che qui abbiamo 3 personaggi, ho atteso appositamente la fine della stesa, per cercare appunto di capire qualcosa in più su questi 3 personaggi, quindi re di denari, re di coppe e fante di bastoni. Allora, io mescolo bene gli oracoli, cerchiamo di capire qualcosa in più, quindi che tipologia di rapporto potrebbe offrirvi questa persona, vi offrirà questa persona o queste persone. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Allora, iniziamo con il re di denari. Vediamo un po' che tipologia di rapporto, cioè qui c'è appunto la carta del nuovo amore. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Sicuramente questa persona è contata tanto per voi, quindi una persona importante, è stata una persona che in qualche modo vi ha fatto sentire inizialmente amate, è una persona che obiettivamente vi ha dato, vi ripeto, tanto, perché vi ha in qualche modo quasi riaperto gli occhi e il cuore all'amore. Ma questo oracolo ci parla però anche di quello che voi siete per questa persona. Quindi i sentimenti che voi avete provato, li provava anche questa persona. Quindi questa persona sicuramente provava dell'interesse e addirittura un sentimento importante nei vostri confronti. Quindi è una persona che comunque inizialmente si è lasciata toccare il cuore. Questa è stata una grande passione. Una persona che vi ha ispirato all'amore, che vi ha fatto pensare ad una situazione romantica che potesse in qualche modo prendere corpo. Nel caso in cui sia un vostro compagno, che appunto è stato fino a poco tempo fa il vostro compagno ufficiale, un marito, in realtà è una persona che, vi ripeto, è stata unica nella vostra vita, che vi ha dato tanto, vi ha regalato tanto, un modo nuovo di amare, una persona che è contata veramente tanto. Voi avete provato un sentimento importante per questa persona e questa persona ha provato un sentimento per voi. Però vi ricordo sempre che è un re di denari in accezione negativa, quindi anche in questo caso questo oracolo purtroppo si tinge di un minimo di negatività, quindi in realtà sì, è stata una persona importante, ma molto probabilmente le premesse poi non sono state del tutto soddisfatte, quindi in qualche modo è una persona che può avervi deluso. Vediamo a questo punto questo fante di bastoni, che cosa rappresenta, che cosa rappresenterà per voi.
attrazione. Ecco appunto cosa vi ho detto, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Allora, sicuramente questo giovane sarà per voi una grande fonte di attrazione. Voi lo sarete per lui lo sarà sicuramente per voi. Però obiettivamente, come vi dicevo appunto nella stesa, l'arrivo di questo re di coppe poi sicuramente vi farà cambiare probabilmente rotta, ovviamente optando per questo re di coppe. Quindi evidentemente questo giovane, seppur interessante, rappresenterà comunque per voi un momento di grande svago, un grande soddisfacimento, soprattutto a pagamento da un punto di vista fisico. Cioè voi vi divertirete con questa persona. Ma ovviamente qui in qualche modo non diventerà un grande amore. Potrebbe essere la classica, diciamo, amicizia con benefits, ok? Quindi una persona che vi farà vivere una passione libera, vivrete momenti di grande gioia, di grande comunicazione, una persona che vi allontanerà anche dallo stress della vita. È una persona che vi attrarrà proprio perché, vi ripeto, in qualche modo vi farà vivere dei momenti molto belli, vi allontanerà da situazioni pesanti, è come se vi alleggerisse comunque un po' le spalle dai pesi che voi state portandovi dietro evidentemente da diverso tempo. Quindi voi vi concederete molto probabilmente alla conoscenza di questa persona, che vi aiuterà sicuramente nel vostro percorso comunque di vita, nel vostro percorso evolutivo. Sarà un modo in più per conoscere voi stesse, ciò che vi fa stare bene. Quindi è chiaro che in questo momento la conoscenza con questa giovane persona non diventerà l'amore della vostra vita, come magari potrebbe esserlo stato appunto questo re di denari, ma è sicuramente una persona che vi farà vivere comunque un momento molto piacevole della vostra vita e della sua. Sarà una conoscenza importante, che potrebbe poi comunque proseguire come, vi ripeto, una sorta di amicizia, ma vi farà sentire probabilmente, vedete, ancora più belle, vi permetterà di voler piacere ancora di più a voi stesse e agli altri. È un po' quella sorta di trampolino di lancio che vi porterà fuori da una condizione di solitudine o di insoddisfazione. Però vi ripeto, non sarà chiaramente l'amore della vostra vita, ma vi farà vivere dei momenti molto piacevoli, quindi grande attrazione, tanti ovviamente incontri, momenti molto piacevoli, basati ovviamente sull'appagamento fisico. Vediamo a questo punto invece questo meraviglioso re di coppe, che cosa vi regalerà: meriti amore, sei degno di essere amato. Questa persona vi farà ovviamente capire che obiettivamente quello che voi volete, cosa vi ho detto? Quello che voleva la papessa, cioè l'amore, finalmente arriverà. Questa persona vi farà capire che finalmente è il momento di essere felici, ma è il momento di essere felici con l'uomo giusto. Arriverà una persona che vi saprà amare in tutto quello che siete, pregi, difetti, momenti di gioia, momenti di tristezza. È una persona che si avvicinerà a voi con rispetto e gentilezza. È una persona che saprà medicare le vostre ferite. È una persona che saprà curare le vostre cicatrici, quasi fino a non farvele più percepire. Questa persona vi regalerà un amore puro, un amore pulito, ve l'ho detto, qui non si sta parlando di triangolazione. Questa è una persona che vi farà credere di nuovo nell'amore. Con questa persona finalmente voi direte: ok, sono innamorata? Sì, ma sono anche amata. Quindi sicuramente vivrete una relazione, quindi in questo caso è una storia, molto simile a quella precedente dalla quale voi arrivate, ma con una persona completamente diversa e che vi farà finalmente sentire amata, desiderata e che vi saprà aiutare, prendere per mano. Questa è una persona, guardate, vi colpirà il cuore, Questa è una persona che vi farà innamorare, ve l'ho detto anche prima. Guardate come obiettivamente questi oracoli in qualche modo vengono poi confermati sicuramente poi dalla stesa. Di conseguenza
ragazze, in questo caso questa sarà sicuramente la storia che voi vi aspettate, la storia che voi vi meritate. Tra l'altro vi ripeto, neanche tra tantissimo tempo, al massimo un mesetto, qualche settimana, addirittura anche qualche giorno, e qui entreranno a far parte della vostra vita più conoscenze che vi renderanno ovviamente molto molto felici. Cercate di aiutare voi stesse ad evitare di tornare sui vostri passi. Cercate di allontanarvi da un passato che è stato pesante, di avvicinarvi invece alla persona giusta, perché qui c'è la persona giusta, questo meraviglioso re che vi raggiungerà a breve, che vi farà sentire amate, vi farà sentire desiderate, ma che vi aiuterà nel percorso della vita. Quindi in questo caso potete assolutamente stare tranquille che arriverà la persona giusta al momento giusto. Di conseguenza, vi ripeto ragazze, potete stare assolutamente tranquille, cercate ovviamente di allontanare o comunque di chiarire la vostra posizione rispetto a questo re di denari, che è ovviamente un personaggio piuttosto furbo ed è un personaggio a cui ovviamente interessa il suo soddisfacimento, non quello ovviamente dell'altra persona. Cercate ovviamente di dare importanza e ascolto a quelli che sono i vostri sentimenti, a quelli che sono i vostri desideri, perché la priorità deve rimanere sempre e comunque ciò che siete voi, ciò che amate voi, ciò che volete voi. Ma con questo re di coppe avrete tutto ciò di cui voi avrete bisogno. Ci sarà veramente il risveglio del cuore, ovviamente anche del corpo, però sicuramente con questo re di coppe veramente attraverserete probabilmente uno dei momenti più belli della vostra vita. Di conseguenza, come dico sempre io, buoni incontri, perché qui ce ne saranno direi diversi, e soprattutto buona fortuna.